Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi questo stupendo runner all'uncinetto. Per questo runner, come potete ben vedere dalla foto, ci occorrono 4 tondi all'uncinetto che io lavoro in 12 righe per un diametro di 24 cm e un totale di 6 fiori. Per il nostro tutorial io vado ad usare 280 grammi circa di macramè barbante. Nel box informazioni trovate il link che vi porterà direttamente al sito per l'acquisto. Vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube per non perdere nessun tutorial e se vi fa piacere iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube dove potete condividere con me i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo la nostra lavorazione con il macramè barbante e uncinetto numero 4. Inizio con un anello magico. Qui vedete ho il filo corto, con il filo del gomitolo semplicemente giro in questa maniera qui. Faccio entrare, vedete, l'uncinetto attraverso il cerchio e mi aggancio con una maglia, con una catenella, in questa maniera qui. Adesso all'interno andiamo a lavorare 12 maglie basse, quindi entro, vedete, attraverso prendendo i due fili e lavoro 12 maglie basse, quindi 1, 2, 3, fino ad arrivare a 12 maglie basse. Lavorate, vedete, le 12 maglie basse, semplicemente tiriamo il filo, quello più corto, vedete, in questa maniera qui e chiudiamo il nostro cerchio, così. Adesso sulla prima, vedete, maglia bassa, io entro in questa maniera qui e lavoro una maglia bassa. E su questa maglia bassa andiamo a inserire un marcapunti. Adesso non faccio altro che in ogni punto, vedete, lavoro una maglia bassa. Quindi una maglia bassa in ogni punto, senza realizzare nessun aumento. Una maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. Quando ho completato, vedete, le 12 maglie basse sulle 12 maglie basse sottostanti, tolgo il mio marcapunti e a questo punto entro, vedete, nel prossimo, chiudo a maglia bassissima e realizzo 1 e 2 catenelle. Queste 2 catenelle non saranno la prima maglia bassa, ma serviranno solo a sollevare il nostro lavoro. Adesso in ogni punto dobbiamo lavorare 2 maglie alte, quindi io entro, vedete, nello stesso punto dove mi sono sollevata e lavoro un'altra maglia alta. Ed è su questa maglia alta che noi chiuderemo la lavorazione, quindi mettete un marcapunti se per le principianti è difficile magari individuare. Adesso in ogni punto che seguo, vedete, io entro e lavoro 2 maglie alte, quindi una e 2 maglie alte in ogni punto. Quindi andate a proseguire lavorando 2 maglie alte in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove abbiamo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo un'altra maglia alta. A questo punto, se contate le vostre maglie, sono 24. Dove abbiamo messo, vedete, il marcapunti, entriamo e chiudiamo a maglia bassissima, in questa maniera qui. Adesso una catenella, all'interno, vedete, dello stesso punto entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Su questa maglia bassa io vado a mettere un marcapunti perché è qui che chiuderò il mio lavoro. Adesso non facciamo altro che entrare in ogni punto e lavorare una maglia bassa come si presenta, quindi senza nessun aumento. Lavorate una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti.
Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, anche se vedete che la lavorazione si solleva, non vi preoccupate perché si stenderà man mano che lavorate. Adesso vedete, qui abbiamo il marcapunti, qui abbiamo la catenella, all'interno entriamo comunque in questo punto e lavoriamo la nostra maglia bassa. Saranno 24 maglie basse. Dove abbiamo la maglia bassa? La togliamo, entriamo all'interno e chiudiamo a maglia bassissima. E qui io vado a lavorare 1 e 2 catenelle che saranno solo una lavorazione per sollevare il mio lavoro. Filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro una maglia alta e su questa maglia alta vado a mettere il mio marcapunti perché è qui che andrò a chiudere la mia lavorazione. Sulla seconda lavoro 2 maglie alte, quindi una, penso di non aver preso bene il filo, eccola qua, quindi una e 2. Di nuovo nella prossima una maglia alta e in quella dopo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi adesso proseguite lavorando una maglia alta nel prossimo punto, 2 in quello dopo, una nel prossimo punto, 2 in quello dopo, fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, io ho la sequenza di 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Quindi vedete, anche se il lavoro tende a dinarcare un po', non vi preoccupate perché man mano si stende. Adesso dove abbiamo il marcapunti, semplicemente togliamo il marcapunti, entriamo all'interno dell'anello e chiudiamo a maglia bassissima. Realizziamo una catenella e vedete all'interno dello stesso punto io entro di nuovo e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa metto il mio marcapunti. Adesso andiamo a realizzare un giro di maglie basse, quindi in ogni punto, vedete, entriamo semplicemente, realizziamo una maglia bassa senza aumenti, quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti, prima del marcapunti io entro all'interno qui e lavoro una maglia bassa, l'ultima per questa riga. Tolgo il mio marcapunti e all'interno chiudo a maglia bassissima. E adesso qui lavoro 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto, vedete, entro di nuovo e lavoro la prima maglia alta. E su questo punto andrò a chiudere la mia lavorazione. Adesso per tutta la riga dobbiamo lavorare 2 maglie alte come si presentano e un aumento, quindi la prima, vedete, l'ho realizzata, entro nella prossima e lavoro un'altra maglia alta e sulla terza lavoro 2 maglie alte, quindi il mio aumento 1 e la seconda nello stesso punto e di nuovo la prima, lavoriamo la seconda maglia alta e nella terza un aumento, 2 maglie alte nello stesso punto, quindi 1 e 2. E andiamo a proseguire in questa maniera lavorando 2 maglie alte come si presentano e nella terza 2 maglie alte fino ad arrivare al marcapunti.
Quando arriviamo, vedete dove abbiamo qui il marcapunti, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo le 2 maglie alte. E qui tolgo il marcapunti e chiudo a maglia bassissima. Una catenella e nello stesso punto, vedete, realizzo sempre una maglia bassa dove vado ad agganciare il mio marcapunti. La lavorazione, vedete, come vi ho detto, archerà per un bel po', quindi non vi preoccupate. Ovviamente questa è una lavorazione adatta per questo filato. Se lavorate con un filato tipo cordino, è chiaro che dovete andare ad apportare qualche modifica per gli aumenti. Adesso io ho lavorato la maglia bassa, semplicemente entro in ogni punto e realizzo un giro di maglie basse senza aumenti, come abbiamo lavorato praticamente fino adesso. Quindi entriamo all'interno, vedete, di ogni punto e lavoro una maglia bassa. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati, vedete dove abbiamo il marcapunti, di nuovo entriamo nel punto dove abbiamo realizzato la catenella, una maglia bassa e dove abbiamo il nostro marcapunti, quindi la maglia bassa, chiudiamo maglia bassissima. Adesso lavoriamo 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nello stesso punto lavoriamo una maglia alta. Come per la riga precedente di maglie alte, lavoreremo anche qua 2 maglie alte e un aumento. Quindi la prima, vedete, l'abbiamo realizzata, lavoriamo un'altra maglia alta e 2 maglie alte nel prossimo, quindi 1 e 2. Quindi adesso per tutta la riga mettiamo il marcapunti, vedete, sulla seconda maglia alta, perché le 2 catenelle non sono una maglia alta, quindi è la prima maglia alta della lavorazione. Adesso andiamo a proseguire lavorando sempre 2 maglie alte come si presentano e nella terza realizziamo 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi quando arrivo, vedete dove ho il marcapunti, io ho lavorato il mio aumento nell'ultimo punto e chiudo a maglia bassissima dove ho il marcapunti. Una catenella, nello stesso punto, vedete, entro e lavoro la maglia bassa dove posiziono il marcapunti. E adesso anche qui lavoriamo un giro di maglie basse in ogni punto senza aumenti, quindi non aumentiamo, ma lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Un giro completo di maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e realizziamo una maglia bassissima, 2 catenelle, quindi 1 e 2, e all'interno, vedete, dello stesso punto lavoriamo una maglia alta e su questa maglia alta mettiamo il marcapunti dove poi andremo a chiudere al ritorno. E di nuovo lavoriamo 2 maglie alte nei prossimi 2, quindi una maglia alta nel primo, una maglia alta nel secondo e nella terza maglia bassa sottostante lavoriamo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi anche per questa riga lavoriamo nelle prime 2 una maglia alta, quindi una maglia alta nel primo, una maglia alta nel secondo punto e 2 maglie alte nel terzo, 1 e 2. E proseguiamo per tutta la riga lavorando nelle prime 2 una maglia alta e nel terzo punto 2 maglie alte fino ad arrivare al marcapunti.
Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il marcapunti, togliamo il nostro marcapunti. Io lavoro sempre nell'ultimo punto il mio aumento, entro e lavoro una maglia bassissima e una catenella. Nello stesso punto, vedete, all'interno entro e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa rimetto sempre il marcapunti. Adesso andiamo a proseguire lavorando un giro di maglie basse sempre in ogni punto senza aumenti, quindi una maglia bassa in ogni punto per tutto il perimetro fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga dove ho lavorato l'ultimo punto, vedete qui, punto basso, qui ho il marcapunti, taglio il mio filo e mi aiuto con un uncinetto a punta tonda. Tolgo il marcapunti, salto, vedete, questo punto dove avevamo il marcapunti, entro in quello dopo da dietro, entro al centro della lavorazione e vado a chiudere il punto in modo che non si crei nessuno scalino. Ovviamente poi da dietro andiamo a nascondere il nostro filo all'interno. A questo punto, vedete, abbiamo terminato la nostra lavorazione che si stenderà bene. In centimetri la mia lavorazione misura 24 centimetri. Adesso andiamo a lavorare altri 3 cerchi della stessa dimensione, quindi perfettamente uguali. Lavoriamo adesso un totale di 6 fiori che andranno ovviamente cuciti ai 4 tondi all'uncinetto. Iniziamo sempre la lavorazione con un anello magico, quindi io, vedete, inizio con un anello magico, in questa maniera qui, mi aggancio e lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle in questa maniera qui. Adesso doppio filo sull'uncinetto, entro all'interno, scarico 2 fili, scarico altri 2 fili, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso lavoro 1, 2 e 3 catenelle e di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entro all'interno del cerchio magico, carico il filo, scarico i primi 2, filo sull'uncinetto, scarico gli altri 2 e resto con 2 fili sull'uncinetto. Di nuovo carico 2 volte il filo, entro all'interno, carico il filo, scarico prima 2 volte, poi scarico altre 2 volte il filo e ho, vedete, 3 gruppi, 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E di nuovo 1, 2 e 3 e di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, scarico 2 fili, filo sull'uncinetto, scarico 2 fili e ho, vedete, 2 fili sull'uncinetto, di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entro all'interno, carico il filo, scarico i primi 2 in questa maniera qui, filo sull'uncinetto, scarico i prossimi 2, ho, vedete, 3 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme in questa maniera qui e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle. Adesso noi dobbiamo andare a realizzare praticamente 8 gruppi di queste 2 maglie alte, ok? Quindi io vado a realizzare 8 gruppi, quindi realizzeremo sempre queste 2 maglie alte chiuse insieme, separate dalle 3 catenelle. Arriviamo, vedete, a questo punto noi dobbiamo contare i nostri gruppi di maglia
di doppia maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando abbiamo, vedete, completato le ultime due doppie maglie alte, lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, chiudiamo il nostro cerchio in questa maniera qui, lo stringiamo. Una volta che abbiamo stretto il nostro fiore, contiamo 1, 2 e 3 e sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso guardate, io entro subito nel cerchio, nel foro, nello spazio che si è creato da 3 catenelle, entro e lavoro una maglia bassa. Quindi la prima sarà una maglia bassa, filo sull'uncinetto, una mezza maglia alta, una maglia alta, quindi 1 e 2 e poi lavoriamo 2 maglie alte chiuse in questa maniera qui. Entro, lavoro, scarico un solo filo, vedete, guardate, 1, ne scarico 2 e scarico di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno, scarico un solo filo, ne scarico 2 e di nuovo 2 e di nuovo poi lavoriamo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassissima, realizzando, vedete, in questa maniera un petalo. Adesso di nuovo, dopo, realizziamo di nuovo la stessa sequenza. Entro all'interno, realizzo una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, 2 maglie alte scaricate un po' più allungate, quindi scarico un primo filo, ne scarico 2 e ne scarico altri 2, un'altra maglia alta scaricata in questa maniera, quindi scarico 1, scarico 2 e ne scarico altri 2, poi una maglia alta, una mezza maglia alta e infine una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo andare a lavorare questa sequenza, vedete, in ogni spazio che si è creato, quindi in ogni spazio andiamo a lavorare questa sequenza. Quando completiamo, vedete, la sequenza di lavorazione in ogni spazio da 3 catenelle abbiamo 8 petali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 petali. Adesso vedete, noi ci troviamo in questa maniera qui, da dietro non dobbiamo fare altro, vedete che entrare in questa maniera. Io sto così, vedete, giro il mio lavoro, entro da dietro, vi voglio far vedere bene, in questa maniera qui abbiamo il filo del gomitolo, entro da dietro così, vedete, e chiudo a maglia bassissima, così, lavoro 1, 2, 3 e andiamo a renderci conto se tribastano in base al filato, controlliamo, quindi io lavoro 4 maglie alte, 4 catenelle, scusate, e dietro, vedete, qui ho il fiore, dietro non faccio altro che girare e andare ad agganciarmi qui dietro, vedete qui, e realizzo una maglia bassissima, vedete, di nuovo 1, 2 e 3, quindi andiamo a vedere se 4 sono troppe, 4 sono troppo larghe, quindi ne realizziamo 3, in base al filato vi dovete rendere conto, quindi io vado sempre, vedete, da dietro e chiudo a maglia bassissima e di nuovo 1, 2
e 3, e anche qui vedete dietro, mi aggancio qui, si vede bene, guardate, qui c'è l'anellino, c'è la V e chiudo a maglia bassissima. E di nuovo 1, 2 e 3, e sul gruppo vedete dietro, giriamo, e qui abbiamo questa lavorazione, vedete, a forma di P. Io vado attraverso questa maniera qui e chiudo a maglia bassissima. E di nuovo 1, 2 e 3, e di nuovo vedete qui ho l'altro spazio da dietro dove ho questa V, mi aggancio così e chiudo maglia bassissima. Vedete? Quindi facciamo questo fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, iniziato. Quando arriviamo, vedete, dietro dove dobbiamo lavorare le ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3, e dove abbiamo iniziato, vedete, qui ci agganciamo in questa maniera, quindi io entro già nello spazio e mi aggancio a maglia bassissima e lavoro 1, 2 e 3 catenelle che saranno la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie alte e lavoro 1, 2 e 3 catenelle e nello stesso spazio, vedete, entro così e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui, e così ho realizzato le mie maglie che saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 totali. Adesso vedete, entro nello spazio dopo in questa maniera, entro così, realizzo una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle che saranno la prima maglia alta. Adesso all'interno lavoro 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte e poi lavoro 1, 2 e 3 catenelle e nello stesso spazio, vedete, entro e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, lavorando anche qui 7 maglie alte, vedete. Di nuovo adesso entriamo nello spazio, vedete, dopo maglia bassissima e iniziamo da capo le 3 catenelle e così via. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire, vedete, avremo le 7 maglie dietro in questa maniera qui e proseguiamo la lavorazione fino alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo gruppo dove ho lavorato le 3 catenelle, le 5 maglie alte, lavoro 1, 2 e 3, mi aggancio come ho fatto per gli altri spazi così, e poi da dietro, vedete, in questa maniera qui io vado ad agganciarmi così e chiudo a maglia bassissima. Taglio ovviamente il filo che andrò a nascondere all'interno della lavorazione. E quindi, come potete vedere, io ho terminato in questa maniera la lavorazione del fiore. A questo punto voglio andare, vedete, a creare questo colore di distacco, quindi con un altro colore più scuro, queste maglie intorno al fiore. E come faccio? Con il colore sempre macramè, più scuro, il colore tortora, mi aggancio in uno dei punti. Come potete vedere, noi realizziamo le 3 catenelle e poi chiudiamo con 3 catenelle. Io vado proprio su una delle
catenelle, quindi quella più in basso, e mi vado ad agganciare. Mi aggancio realizzando una catenella. Poi entro, vedete, in coste, quindi al centro prendendo solo la sola esterna, e lavoro delle maglie bassissime. Quindi entro, vedete, in ogni punto e lavoro delle maglie bassissime. In questa maniera qui. Quindi entriamo, vedete, sulle maglie alte retro e lavoriamo solo su quelle. Fino ad arrivare ovviamente alla fine della lavorazione, dove abbiamo, vedete, l'ultima maglia alta è composta da 3 catenelle. Io scendo, vedete, in ognuna di queste catenelle fino ad arrivare sull'altra, vedete, sull'ultima catenella lavorata, in questa maniera qui. Adesso che cosa faccio? Filo sull'uncinetto, entro, vedete, al centro, quindi qui dove ci sono le 2 maglie alte, al centro entro e lavoro una maglia mezza alta. Ed eccola qui. Adesso guardate, qui ho le 3 catenelle, entro sulla prima catenella e lavoro una maglia bassissima, e adesso vedete in ogni punto sempre una maglia bassissima su ogni maglia alta retro. Quando arrivo, vedete, alla fine, quindi vedete sull'ultima maglia, entro in ogni catenella, quindi sia alla fine, vedete, che all'inizio entriamo anche nelle catenelle, perché la prima maglia alta e l'ultima è formata da 3 catenelle. Quindi io, vedete, scendo fin giù e poi filo sull'uncinetto, entro al centro sul davanti, vedete, sul davanti al centro, e lavoro una mezza maglia alta, e in questa maniera qui. E di nuovo, vedete, qua ci sono le 3 catenelle, vado ad inserirmi sempre al centro prendendo solo la sola esterna e lavoro delle maglie bassissime. E vedete com'è il risultato. Quindi andiamo a proseguire così e al centro ci agganciamo anche sul davanti. Vedete, qui ho di nuovo le 3 catenelle che formano la maglia alta, le lavoro fin giù e qui poi entro, vedete, filo sull'uncinetto al centro, vedete, tra le 2 maglie alte, entro così e lavoro una mezza maglia alta, un po' più allungata ovviamente. E di nuovo, guardate, qui ho le catenelle ed entro di nuovo. Se sulla prima avete un po' di difficoltà, potete entrare anche dalla seconda in poi. Ed ecco qui, maglie bassissime in ogni punto. Andiamo a proseguire chiaramente, però fino alla fine dove abbiamo iniziato, fino ad arrivare, vedete, qui dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, alla fine dove ho lavorato, vedete, l'ultima catenella, filo sull'uncinetto, entro sempre al centro, vedete, tra le 2 maglie basse, lavoro la mezza maglia alta e nell'ultima catenella, vedete, così lavoro una maglia bassissima, taglio il filo e lo vado chiaramente a nascondere nella lavorazione con un ago a punta tonda. Quindi siamo, vedete, in questa maniera qui, entro all'interno, vedete, così, poi entro al centro e vado dietro la lavorazione a nasconderlo. E a questo punto, vedete, il nostro fiore è pronto. Andiamo a realizzare ovviamente i fiori che ci occorrono. Adesso, vedete, posiziono in questa maniera qui i tondi all'uncinetto e i fiori e ad ogni estremità andrò a fissare dei marcapunti e poi in quei punti vado a cucire con ago e filo.
Adesso, prima di proseguire, vedete, io fisso ai lati con dei marcapunti il fiore al cerchio, vedete? Attacco il cerchio in questa maniera qui e fisso dei marcapunti prima di andare a cucire. Anche questo, vedete, all'estremità ho messo degli spillini. Quindi facciamo questo prima di andare a cucire. Ovviamente andiamo a cucire sulla parte al rovescio. Giro, vedete, la lavorazione perché io devo andare a cucire ovviamente sulla parte del rovescio. Nascondiamo ovviamente i fili all'interno e adesso andiamo a cucire, vedete, una volta che abbiamo posizionato, dove abbiamo tutti i segni, nella stessa maniera come vi ho fatto vedere. Quindi andate a cucire e poi il nostro runner ovviamente sarà pronto. Una volta vedete che io ho cucito tutte le parti, questo sarà il nostro risultato. Io vi ringrazio per aver seguito il tutorial, vi saluto rimandandovi a uno dei miei prossimi tutorial.